Ciao a tutti amici, benvenuti. Oggi ci troviamo alle cascate dell'Acquafraggia, a 2 passi da Chiavenna, ma soprattutto a pochi metri dalle più belle strade dell'arco alpino, aperte anche in inverno. Andremo infatti ad affrontare alcuni dei più alti passi alpini e metteremo alla frusta questo completo, Rucca Rapto R. Quale occasione migliore per provare un completo che si pone l'obiettivo di essere il migliore nella sua categoria. Già, ma qual è la sua categoria? Spesso abbiamo parlato e avrete sentito parlare dei completi 4 stagioni a 3 strati. Chiariamolo subito, Rucca Rapto R non è nulla di tutto ciò. Abbiamo una giacca esuberante nelle mezze stagioni e in inverno. Questo vuol dire che non si può utilizzare in estate? Chiaramente no, ma ne parleremo a fine video nelle nostre conclusioni. E ora in sella. Eccoci qua finalmente in sella al Maloja, pronti per parlarvi di questa Rapto R. Allora, iniziamo a parlare del materiale. Rucca da sempre e correttamente è associata al brand Gore-Tex. Questo proprio perché Rucca utilizza questo materiale nella maggior parte dei suoi completi top di gamma. Il Gore-Tex, come noto, è un materiale che garantisce un'impermeabilità totale, garantendo comunque una traspirazione che finora è di riferimento. Questo cosa significa? Avremo un completo che garantisce di restare asciutti, sia perché non entra acqua e allo stesso tempo perché l'umidità viene espulsa all'esterno, aspetto fondamentale nei lunghi viaggi. Qual è la differenza fondamentale tra un trilaminato e un 2L? Il 2L consta di una membrana in Gore-Tex associata a un tessuto esterno, mentre invece il Gore-Tex Pro utilizzato in Rapto R consta di una membrana in Gore-Tex, un tessuto interno e poi un tessuto esterno. Questa è una soluzione che Gore-Tex utilizza su tutti quei capi pensati per le attività outdoor più estreme, come il mototurismo in climi rigidi e impervi. Inoltre il Gore-Tex fornito a Rucca è un Gore-Tex di tipo stretch. Cosa significa? Che è un Gore-Tex elasticizzato. L'utilizzo di un materiale elasticizzato fa realmente la differenza. Questo sia per chi porta di solito quelle mezze taglie, ma soprattutto per chi vuole un capo che sia perfettamente aderente al pilota in qualsiasi condizione di utilizzo, quindi sia in sella ma anche quando si è a piedi per poter fare 2 passi comodamente. Il polsino, come abbiamo detto, in Gore-Tex permette un alloggio del guanto efficace che andrà a creare una vera e propria camera di isolamento da tutti gli agenti atmosferici esterni, garantendo quindi un'impenetrabilità da aria e acqua. Una soluzione molto comoda anche per quanto riguarda la mobilità del polso. Sempre in Gore-Tex è il paracollo, estraibile dal colletto posteriore, ancoraggio frontale con una clip e laterale con un velcro, un accessorio fondamentale per ridurre l'effetto windshield in un punto sensibilissimo, il sottogola. Abbiamo appena accennato all'impermeabilità del Gore-Tex. Un aspetto fondamentale di questa membrana è il trattamento che l'azienda applica al tessuto esterno, il cosiddetto DVR, un trattamento che fa sì che l'acqua letteralmente scivoli sopra al tessuto. È importantissimo questo trattamento perché fa sì che non vada mai a impregnarsi il capo. Il trattamento DVR tuttavia non è eterno, si tratta pur sempre di un trattamento. Questo vuol dire che quando dovesse andare a decadere dovremo buttar via il nostro completo in Gore-Tex? Assolutamente no. Sarà sufficiente a seguito di un ciclo di lavaggio eseguire un'asciugatura in asciugatrice a temperature basse. In questo modo andremo a riattivare il trattamento DVR. Un aspetto fondamentale nei lunghi viaggi, soprattutto in climi piovosi, nevosi e molto umidi. Siamo comunque di fronte a un completo, ma finora vi ho parlato solo della giacca. Andiamo quindi a vedere cosa offre il pantalone in termini di comfort. Abbiamo innanzitutto un sistema air cushion che va a proteggere le nostre divine natiche dall'irritazione dovuta al contatto diretto col tessuto esterno del pantalone, ma soprattutto va a creare un intercapedine molto piacevole in questa stagione fredda, dove quindi non siamo a diretto contatto con la sella, ma c'è un continuo ricircolo d'aria. Per quanto riguarda le regolazioni, abbiamo la possibilità di personalizzare la calzata del pantalone agendo su delle fibbie comodissime laterali.
Abbiamo poi le bretelle, che sono delle bretelle programmate. Cosa sono delle bretelle programmate? Delle bretelle pensate per andare a tenere sul pantalone, regolate in modo tale da non andare mai a spingerlo verso l'alto, ma limitarsi nel momento in cui il pantalone è in posizione. Abbiamo poi infine, sempre per quanto riguarda le regolazioni, un sistema pensato per adattarsi sia agli stivali dal taglio più turistico che agli stivali di tipo adventure, quindi magari ingombranti con una grossa placca frontale. C'è da dire poi che riguardo alle regolazioni, essendo il tessuto tanto della giacca quanto del pantalone di tipo stretch, non sono necessarie tutte quelle regolazioni con borchie, velcri varie che si trovano in altri prodotti, proprio perché l'elasticizzazione va a garantire un fitting sempre perfetto. Abbiamo parlato del Gore-Tex, abbiamo detto quanto sia efficace nel tenere fuori l'acqua, l'umidità, annullare l'effetto wind chill, ma chiaramente il Gore-Tex non ha capacità termica. Per questo è necessario uno strato interno dedicato e abbiamo quindi sia per la giacca che per il pantalone un vero e proprio piumino. Un piumino di 115 grammi per la giacca e 70 per il pantalone. Nella parte del pantalone poi è molto interessante perché la parte terminale va invece a diventare un materiale elasticizzato che entra alla perfezione negli stivali. Tutti e due i piumini sono comprimibili in una sacca di compressione fornita in dotazione dall'azienda. Aspetto interessante per chi dovesse decidere di stoccarli in una valigia laterale o, perché no, nella tasca della giacca. Ma veniamo ora all'aspetto meno interessante in questa stagione, la ventilazione. Come abbiamo detto, Rucca Rapto R è un completo strabordante in questi climi più rigidi, ma chiaramente utilizzabile anche nelle stagioni più miti. Abbiamo quindi un sistema di ventilazione studiato da Rucca per andare a intercettare alla perfezione le turbolenze provenienti dal cupolino e dall'avantreno della moto, corredato chiaramente da un sistema di estrazione dell'aria viziata. Probabilmente vi starete chiedendo cosa indossare sotto a un completo di questo genere, in particolare in climi così rigidi. Allora, Rucca offre una serie di intimi tecnici, ma soprattutto di mid-layer per adattarsi a qualsiasi situazione e soprattutto alle esigenze di ogni pilota. Abbiamo la Vima, abbiamo la Renver e anche la Combo, un semplice piumino. Alcuni di questi mid-layer hanno poi delle capacità di wind stopper, vanno letteralmente a bloccare il vento, quindi sta a voi settare la vostra giacca in base alle vostre esigenze. Per chiudere infine sul pantalone, un'ulteriore chicca è un inserto in pelle che va a proteggere dal calore del motore. Ma vi starete chiedendo come indossare alla perfezione un pantalone se non c'è proprio la mia misura, se magari ho la gamba troppo lunga oppure se non sono di una statura particolarmente elevata. Non preoccupatevi, Rucca ha previsto 3 diverse taglie per i suoi pantaloni. Non sarà infatti possibile regolare le protezioni che sono fisse in una sola posizione, ma potrete andare a scegliere il taglio di pantalone che più si addice alla vostra statura e alla lunghezza delle vostre gambe. Ricordiamolo, la prova che stiamo facendo oggi non serve a presentarvi semplicemente in un ambiente che è il suo ideale un completo, ma di provarlo proprio per voi, per potervi dare delle opinioni che siano le più ragionate e basate su un'esperienza diretta. Conosciamo questi passi di montagna, sono i classici giri invernali di chi abita qui in Lombardia. Conosciamo bene le strade, abbiamo scelto questi percorsi perché chiaramente sono il pane per completi come questo che vogliono essere il miglior compagno di viaggio nella stagione più fredda. Per chi magari va per raduni invernali, per chi fa anche un viaggio verso Caponord in estate, dove chiaramente non è così freddo, però le temperature che si raggiungono in certe occasioni Ragazzi, passiamo ora alla sicurezza e alle protezioni di questo completo Rapto R. Avremmo voluto presentarvelo in cima allo Julier Pass, ma purtroppo non c'era spazio sufficiente. Ci hanno chiuso il bar, quindi ve lo presentiamo in questo paesaggio spettacolare. Ma bando alle ciance,
Abbiamo detto che Raptor R è fatta in Gore-Tex che esternamente è accoppiato a un tessuto aramidico e a cordura, un mix resistentissimo che garantisce un'ottima tenuta all'abrasione. Possiamo apprezzarne la trama sulle protezioni su spalle e gomiti. Passando alle protezioni propriamente dette, abbiamo chiaramente spalle e gomiti di livello 2, un chest protector di livello 1 e per finire, già in dotazione con la giacca, una protezione per la schiena sempre di livello 2. Una parola per le protezioni in D3O. D3O è un'azienda che sviluppa delle protezioni di altissimo livello, morbidissime e soprattutto leggerissime. La mescola con la quale sono prodotte per Rucca è una mescola XTR Air, quindi leggere, ben areate e sagomati in modo tale che una volta alla guida non sono in alcun modo percepite. È una sensazione che posso confermarvi. Siamo in giro da stamattina, siamo partiti all'alba da Milano e dopo tante ore di utilizzo vi confermo quello che era un impatto iniziale già alla prima prova. Le protezioni non danno in alcun modo fastidio. Pensate che anche oggi, mentre maneggiavo con l'interfono, non sentivo in alcun modo la protezione del gomito interferire con l'articolazione. Davvero notevole. Per quanto riguarda la protezione toracica, abbiamo una soluzione a pezzo unico inserita in una tasca cucita che va ad infilarsi in un'asola posta sulla parte adiacente. Ole ragazzi, direzione Bernina. Dopo un caffè da rapina qui a St. Moritz andiamo verso il passo dell'arco alpino più alto raggiungibile in inverno, il passo del Bernina. Lo facciamo, come abbiamo visto, equipaggiati di tutto punto, Rucca Raptor R. Abbiamo visto un po' le sue caratteristiche, ragazzi, non possiamo che confermare dopo l'utilizzo su strada il piacere che si ha ad avere un capo di questa qualità indosso quando si affrontano viaggi di questo tipo. Tenete conto che siamo partiti al mattino presto con temperature veramente molto basse e altissima umidità in provincia di Milano, la famosa nebbia milanese, per poi arrivare stare sempre intorno allo zero su questi passi. Sono curioso di vedere su che temperature ci aggiriamo su Albernina. Siamo arrivati in cima al Julier e siamo quasi a 2300 metri. Per arrivare su mancano una ventina di chilometri, vedremo pian piano la temperatura scendere e avremo modo di apprezzare sempre più le caratteristiche di questo fantastico completo. Ragazzi, ma che paesaggi spettacolari! È uno spettacolo guidare tra queste lingue d'asfalto ritagliate in questi lenzuoli di neve, veramente emozionante, veramente emozionante. Purtroppo di neve qui non ne scende giù da almeno una decina di giorni, quindi ci aspettavamo un paesaggio ancora più bianco. C'è da dire che il vantaggio è che le strade sono pulitissime, questo ci permette di mettere alla prova il completo Raptor R in condizioni di totale sicurezza. Riusciamo chiaramente a tenere dei ritmi, se non da guida sportiva, comunque sufficientemente sostenuti da prendere aria a sufficienza per potervi dire che, ragazzi, di aria qui non ne passa, lo studio della giacca è perfetto, si apprezza tantissimo il polsino, veramente non entra un velo d'aria. Per motivi diciamo estetici abbiamo tolto i muffoloni che abbiamo tenuto nella prima parte del viaggio, siamo partiti all'alba, faceva molto freddo e non entra un velo d'aria in nessun punto della manica, davvero davvero notevole. Ragazzi, pochi metri alla fine, siamo arrivati in cima al passo del Bernina. Allora, ci avviamo a quelle che sono le conclusioni di questo video e il nostro parere definitivo sul completo Rucca Raptor R. Diciamolo senza tanti preamboli, è un completo eccezionale. Si vede che Rucca ha studiato tutto nei minimi dettagli.
Ogni singolo aspetto di questo completo concorre a dare un comfort e una sicurezza eccellenti, dalle protezioni sagomate in modo tale da non dar fastidio fino all'elasticizzazione, aspetto veramente notevole in grado di fare la differenza. Come dicevamo all'inizio, è un completo che consigliamo a chi vuole affrontare dei climi rigidi delle mezze stagioni, e in estate c'è da fare qualche distinguo. Non nasce ovviamente come giacca d'elezione per la stagione calda. Questo non significa che non possa essere utilizzata con climi più caldi, quando si va a fare un viaggio sui passi alpini in estate, dove le temperature magari non superano i 20-25 gradi, o per chi sta affrontando un viaggio impegnativo come il classico giro a Capo Nord, dove serve un completo a prova di bomba d'acqua che tenga sempre bene la temperatura e che vada ad annullare l'effetto wind chill. Lo confermo, il Gore-Tex Pro trilaminato azzera completamente l'effetto vento. Lo posso confermare dopo una giornata passata in sella tutto il tempo con questo completo. Pensate che non ci siamo fermati neanche a pranzare al caldo davanti a un camino. Quindi in sintesi un completo premium, tanto nella costruzione quanto nella qualità dei materiali utilizzati. Questo chiaramente va ad alzare il prezzo. È un completo che può piacere a tutti? Assolutamente sì. È un completo che consigliamo a tutti? Non proprio. È un prodotto dedicato a tutti coloro che vogliono affrontare viaggi in condizioni estreme, come quelle nelle quali ci troviamo oggi. Gran freddo, bombe d'acqua, necessità di rimanere sempre protetti e al caldo dalla mattina alla sera per lunghi periodi. Vi aspettiamo quindi da Pogliani nel nostro showroom a Sesto San Giovanni, a 2 colpi di gas da Milano, e potete vedere comunque tutto il catalogo Rucca nel nostro e-commerce, trovate tutto in descrizione. Quindi dal Bernina è tutto, ci vediamo in strada, ciao ragazzi!